Immagina di spegnere l'universo. Non intendo chiudere gli occhi. Intendo spegnere il processore che crea la tua realtà. In questo preciso istante, credi di essere seduto in una stanza illuminata, circondato da oggetti solidi, colori vivaci e suoni distinti. Ma è una menzogna, una elaborata, magnifica allucinazione controllata, generata da 1,5 kg di materia gelatinosa protetta dal tuo cranio. Se potessimo bypassare il tuo cervello e guardare il mondo per quello che è veramente, non riconosceresti nulla. Non vedresti sedie, schermi o pareti. Non vedresti luce. Non sentiresti silenzio. Ti troveresti immerso in un oceano caotico di energia, un brodo quantistico dove nulla ha una forma definita, finché non interagisce con qualcos'altro. Oggi faremo qualcosa di proibito. Spegneremo i filtri della tua percezione, uno alla volta. Toglieremo i colori, toglieremo i suoni, toglieremo la sensazione del tatto. Scenderemo strato dopo strato fino a toccare il nudo tessuto della realtà. Benvenuto nel mondo reale. Iniziamo con l'illusione più persistente, il colore. Guarda un oggetto rosso vicino a te, forse una mela o un tessuto. Il tuo cervello ti dice che il rosso è una proprietà di quell'oggetto, come il suo peso o la sua forma. Ma nell'universo fisico il rosso non esiste. Non c'è nessuna vernice rossa sulla superficie della materia. Quello che accade realmente è una danza violenta di fotoni. La luce bianca, che contiene tutte le frequenze, colpisce la superficie dell'oggetto. Gli elettroni degli atomi di quella superficie sono affamati. Assorbono avidamente quasi tutte le lunghezze d'onda. Divorano il blu, il verde, il giallo. L'unica frequenza che rifiutano, quella che sputano via con disprezzo, è quella che corrisponde ai 700 nanometri. Quei fotoni rifiutati rimbalzano e colpiscono i tuoi occhi. Il rosso, quindi, non è ciò che l'oggetto è l'unica cosa che l'oggetto non è ciò che ha scartato. Se togliessimo il tuo occhio e il tuo cervello dall'equazione, quell'oggetto non sarebbe rosso. Sarebbe un agglomerato di particelle incolori che riflette una specifica frequenza di onde elettromagnetiche nel silenzio del vuoto. Ma la situazione è ancora più claustrofobica. I tuoi occhi sono sensori incredibilmente limitati. Immagina che l'intero spettro della realtà sia una strada che si estende da Roma a New York. I tuoi occhi possono vedere solo pochi centimetri di quella strada. Tutto il resto, per te, è oscurità, ma non è vuoto. Se potessi vedere le onde radio, il cielo non sarebbe mai buio. Brillerebbe costantemente di segnali pulsanti, trasmissioni televisive, radiazioni di fondo del Big Bang. Se potessi vedere i raggi gamma, le rocce radioattive nel sottosuolo brillerebbero come braci ardenti. Se potessi vedere il campo magnetico, vedresti archi giganteschi che collegano i poli della Terra come un'aurora perenne che ci avvolge tutti. Il mondo reale è un uragano di informazioni visive accecanti. Il tuo cervello ha evoluto dei paraocchi per proteggerti. Filtra via il 99,9% della realtà per non farti impazzire. Ti mostra solo ciò che ti serve per trovare cibo e non cadere in un burrone. Viviamo in una simulazione semplificata, una versione a bassa risoluzione di un universo troppo complesso per essere osservato direttamente. E c'è un'altra beffa crudele riguardo alla vista. Non vedi mai il presente. Mai. La luce impiega tempo per viaggiare. Certo, è veloce, ma non è istantanea. Ma il vero ritardo non è lì fuori, è dentro di te. Quando un fotone colpisce la tua retina, deve essere convertito in segnale elettrochimico. Questo segnale deve viaggiare lungo il nervo ottico, arrivare alla corteccia visiva, essere processato, assemblato in forme e colori e infine
proiettato nella tua coscienza. Tutto questo processo richiede circa 80 millisecondi. Sembra poco. In termini neurali è un'eternità. Significa che vivi costantemente nel passato. Quando credi di vedere una palla che ti viene lanciata in questo istante, il tuo cervello sta in realtà proiettando una previsione di dove la palla dovrebbe essere per compensare il ritardo. La tua realtà è una trasmissione indifferita. Sei sempre, inesorabilmente, in ritardo sull'universo. Se il sole sparisse in questo momento, per te continuerebbe a brillare per 8 minuti nel cielo e per altri 80 millisecondi nella tua mente. Sei un viaggiatore del tempo bloccato nel passato. Ora, prova a toccare qualcosa. Il tavolo, il tuo braccio, lo schermo. Senti quella resistenza, quella solidità rassicurante. È una bugia ancora più grande del colore. Secondo le leggi della fisica quantistica, il contatto fisico non è mai avvenuto in tutta la storia dell'universo. Gli atomi sono fatti per la maggior parte di vuoto, ma sono circondati da nuvole di elettroni con carica negativa. E come sai, cariche uguali si respingono. Quando avvicini il dito allo schermo, gli elettroni della tua pelle e quelli del vetro iniziano a spingersi via a vicenda con una forza tremenda. Quella che chiami sensazione di tatto è in realtà la percezione di questa forza di repulsione elettromagnetica. Stai letteralmente levitando a 1 nanometro di distanza da ogni oggetto che credi di toccare. Non ti sei mai seduto su una sedia in vita tua. Hai sempre galleggiato sopra di essa, sostenuto da un cuscino invisibile di forze quantistiche. Se gli atomi fossero neutri, se non ci fosse questa forza, la tua mano attraverserebbe il tavolo come un fantasma attraversa un muro. La solidità è solo un campo di forza molto ostinato. Passiamo all'udito. Se un albero cade in una foresta e nessuno lo sente, fa rumore. La risposta scientifica è no. Crea vibrazioni, certo. Crea onde di pressione che si propagano nell'aria. Ma il rumore è un'esperienza psicologica, non fisica. L'universo, di per sé, è totalmente, spaventosamente silenzioso. Le onde sonore sono solo molecole d'aria che sbattono l'una contro l'altra come palle da biliardo in una reazione a catena. Non c'è nessuna musica nell'aria, solo variazioni di pressione barometrica. È il tuo orecchio che trasforma questi urti meccanici in segnali elettrici. È il tuo cervello che decide di interpretare quei segnali come la voce di una persona amata o il rombo di un tuono. Nello spazio vuoto, dove non c'è aria per trasportare queste onde, puoi far esplodere una stella, puoi far scontrare 2 buchi neri e non ci sarà nemmeno un sussurro. Senza un'atmosfera e senza un cervello, l'universo è un film muto, un'eterna pantomima di distruzione e creazione che avviene nel più assoluto silenzio. Abbiamo tolto la vista, il tatto, l'udito. Cosa rimane della materia? Se guardassi il tuo corpo con un microscopio onnipotente, vedresti qualcosa di sconvolgente. Non sei solido. Sei fatto di atomi. E gli atomi sono quasi interamente spazio vuoto. Immagina il nucleo di un atomo come una piccola biglia posta al centro di una piazza cittadina. Gli elettroni, che definiscono il confine dell'atomo, orbiterebbero lontano, oltre la periferia della città. Tutto lo spazio in mezzo? Vuoto. Il nulla. Se togliessimo tutto lo spazio vuoto presente negli atomi che compongono tutti gli esseri umani sulla Terra, l'intera razza umana, tutti gli 8 miliardi di noi, si ridurrebbe al volume di una singola zolletta di zucchero. Una zolletta di zucchero che peserebbe come una montagna, ma pur sempre una zolletta. Tutto ciò che consideri tu, le tue mani, il tuo cuore, il tuo cervello, è un fantasma rarefatto, una nebbia di particelle disperse in un abisso di nulla. La densità
è un'illusione. La materia è un'eccezione rara in un universo dominato dal vuoto. E che dire del caldo e del freddo? Senti l'aria sulla tua pelle? Anche questa è un'interpretazione. Nell'universo non esiste il caldo. Esiste solo l'energia cinetica. Atomi che vibrano. Quando tocchi una tazza di caffè bollente, non stai sentendo calore. Stai sentendo miliardi di molecole d'acqua che vibrano furiosamente e sbattono contro gli atomi della tua pelle, trasferendo la loro frenesia ai tuoi nervi. Il freddo non è altro che l'assenza di questa vibrazione, una quiete atomica. Il tuo cervello prende questa scala di agitazione molecolare e le assegna delle etichette sensoriali: piacevole, bruciante, gelido. Ma un termometro non sente nulla. Un atomo non sente nulla. È solo movimento, velocità, collisioni. Senza il tuo cervello a tradurlo, un incendio non è caldo e un ghiacciaio non è freddo. Sono solo stati diversi di eccitazione cinetica in un universo indifferente. Quindi, dove viviamo davvero? Se il mondo esterno non ha colori, suoni o temperatura, cos'è la nostra esperienza? La risposta si trova in una scatola ossea sigillata, il tuo cranio. Il tuo cervello vive nel buio assoluto e nel silenzio totale. Non ha mai visto la luce del sole, non ha mai sentito il vento. Riceve solo impulsi elettrici, codici binari, clic e scariche. E da questi dati grezzi, scarni e privi di significato intrinseco, il tuo cervello tesse un ologramma tridimensionale incredibilmente dettagliato che tu chiami realtà. È come un prigioniero in una cella che disegna paesaggi meravigliosi, basandosi solo su messaggi in codice Morse che arrivano dal muro. Ciò che vedi non è il mondo, è un modello del mondo. Una mappa utile per la sopravvivenza, non una rappresentazione veritiera. L'evoluzione non ci ha progettati per vedere la verità, ci ha progettati per vedere ciò che serve per non essere mangiati. La verità è un lusso che il nostro sistema operativo non può permettersi. Ma se togliamo il cervello, se togliamo l'osservatore, cosa rimane? Cosa c'è lì fuori quando nessuno guarda? La fisica moderna ci dà una risposta che fa girare la testa. Non ci sono cose, non ci sono particelle solide come palline da tennis, ci sono solo campi. Immagina l'universo come un oceano infinito di fluidi sovrapposti. C'è il campo elettromagnetico, il campo degli elettroni, il campo dei quark. Ciò che noi chiamiamo particella è solo un'increspatura momentanea in questi campi, un picco di energia, come un'onda che si alza dall'oceano e poi ricade. Tu non sei fatto di materia solida, sei un'onda complessa e persistente che si muove attraverso questi campi quantistici. Sei un evento, non un oggetto, un processo, non una cosa. La sedia, il tavolo, l'aria, tu stesso. Siete tutti fatti della stessa sostanza fondamentale, vibrante e continua. I confini tra te e il resto dell'universo sono un'illusione arbitraria tracciata dalla tua mente. Siamo arrivati al fondo. Abbiamo tolto i sensi, la materia, la separazione. Resta l'ultimo idolo da abbattere, il tempo. Per te il tempo scorre, il passato è andato, il futuro non esiste. Ma per l'universo fisico questa distinzione potrebbe non esistere. Nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo non scorre. È solo un'altra coordinata, come lo spazio. Immagina l'universo non come un film che cambia fotogramma dopo fotogramma, ma come un blocco di ghiaccio solido dove tutto è già presente. L'inizio, la fine, la tua nascita, la tua morte. Tutto esiste simultaneamente in un eterno adesso quadridimensionale. Il tuo cervello, limitato, illumina una fetta alla volta di questo blocco, creando l'illusione del movimento, del divenire. Ma se potessi uscire dal tuo cervello e guardare l'universo da fuori, vedresti la tua intera vita distesa come un serpente immobile
nello spazio-tempo. Vedresti ogni istante esistere per sempre. La morte non sarebbe la fine, ma solo un confine di quella struttura. Nel mondo senza cervello non c'è attesa, non c'è fretta, non c'è perdita. C'è solo l'essere. È un luogo spaventoso, vero? Un universo senza luce, senza suono, senza tempo, fatto di campi astratti e probabilità matematiche. Un abisso freddo e impersonale. Ma ecco il paradosso finale. È proprio da questo abisso che emerge la bellezza. Il tuo cervello non ti sta mentendo per ingannarti, ti sta mentendo per darti una casa. Prende il caos quantistico e lo dipinge con i colori dell'arcobaleno. Prende le vibrazioni dell'aria e le trasforma nella nona sinfonia di Beethoven. Prende la repulsione elettromagnetica e la trasforma nella carezza di una madre. L'illusione non è un errore, è il più grande capolavoro dell'universo. Siamo l'unico modo che ha il cosmo per conoscere se stesso, per trasformare la sua fredda matematica in esperienza, in emozione, in vita. Senza il tuo cervello, l'universo esiste, sì, ma non ha senso. Tu sei il creatore di significato. Tu sei il proiettore che accende il film della realtà. Quindi, quando riaprirai gli occhi alla fine di questo video, non guardare il mondo come una simulazione falsa. Guardalo come una creazione artistica che avviene in tempo reale, solo per te. Io sono Renderium e questa è la nostra meravigliosa, necessaria illusione. Iscriviti per continuare a esplorare l'incredibile architettura della realtà.